Salve cari visitatori, benvenuti in questo nuovo video di oggettistica Pokémon. E in questo video parleremo per l'appunto di oggetti, ma di oggetti che probabilmente uno dirà, vabbè, non hanno una certa importanza collezionistica. E vi sbagliate. Qua, quando si tratta di Pokémon, anche la polvere che si è accumulata sopra oggettistica Pokémon è collezionabile. È un dato di fatto. E come posso dire, fra tutte le tipologie di oggetti è molto interessante parlare di questa categoria. Parliamo per l'appunto dei biglietti di compleanno. Dei Pokémon, sì. Probabilmente voi nella vostra meravigliosa infanzia avrete avuto uno di questi biglietti, non prettamente di questa marca, di questa azienda, ma è importante sapere che l'avete almeno avuto. Io in tutta la mia esistenza del periodo d'oro dei Pokémon non ho avuto un biglietto dei Pokémon. Quindi sì, ho avuto un'infanzia terribile. A parte gli scherzi, di che cosa stiamo parlando? Di quali biglietti? Ce ne sono stati tanti in un periodo d'oro e la maggior parte di questi biglietti altamente diffusi per il territorio europeo erano prevalentemente di provenienza della Gran Bretagna o di altre nazioni, ma in Italia avevamo i nostri biglietti di auguri dei Pokémon realizzati da nuove arti grafiche ricordi. Ebbene sì, in questo video parleremo dei biglietti d'auguri delle nuove arti grafiche ricordi. Per coloro che si ricorderanno di questi biglietti, hanno avuto un'infanzia meravigliosa, ma soprattutto hanno avuto tra le mani uno dei pochi prodotti ufficialmente rilasciati in Italia del franchise Pokémon realizzata da una società italiana. Per chi conosce le cartoline delle nuove arti grafiche ricordi, saprà che questa azienda è stata un'azienda che ha prodotto varie tipologie di prodotti, puzzle, cartoline, poster, ha importato anche poster, in particolare ha portato quelli della GP Posters, quelli della Gran Bretagna, e si può definire il secondo oggetto del franchise Pokémon documentato da noi. Il primo sono state le cartoline e il secondo i biglietti d'auguri. Quindi sì, abbastanza rari, diciamo, che non se ne vedono in circolazione, purtroppo per la loro stessa natura. Siamo chiari, il prodotto appartenente alla categoria di biglietti di ricorrenze in generale hanno, come si dice, una certa data di scadenza non effettiva, diciamo più legata alla moda del momento. Quindi sì, il mercato per rimanere sempre al top, per proporre prodotti adatti a tutti, decidono di seguire i brand del momento. Quindi sì, di questi biglietti ne abbiamo visti apparire solamente nel 2000 e non si sono visti altri tipi di biglietti dopo il 2000, quindi possiamo dire che è stato l'unico periodo di distribuzione in Italia di questi e così anche per altre sempre biglietti dei Pokémon di altre marche. Ebbene, cosa possiamo dire di questa versione italiana dei biglietti di auguri? Allora, noi ufficialmente ne abbiamo documentati un bel po' e perché ne abbiamo recuperati, quindi sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biglietti, tutti dedicati principalmente alla serie animata Pokémon. E uno dirà, ah beh, sono molti. Eh sì, e forse sono gli unici rimasti in circolazione perché ci siamo resi conto che non ce ne sono molto in circolazione, proprio per la loro natura di essere stati. Quindi quei pochi che avevano questi biglietti li avevano collezionati al tempo oppure li hanno recuperati tra le cartolibrerie che hanno deciso di eliminare vecchi prodotti per fare spazio al nuovo per poi um,
trovarceli tra le mani, tra così collezionisti o persone che pensano di poter fare qualche spicciolo, perché purtroppo non sono molto noti questi prodotti per i consumatori collezionisti. Ma noi vi faremo cambiare idea, vi porteremo alla dipendenza del cercare i biglietti dei Pokémon. Come si presentavano principalmente? Allora, noi facendo un'analisi abbiamo riscontrato che esistono ben due categorie di biglietti di auguri, quelle che proprio raffigurano scene dell'anime. Questo qui per l'appunto è il secondo episodio della serie animata Pokémon, se ci ricordo Emergenza, dove per l'appunto dei Pikachu, tanti Pikachu intervengono in quell'episodio, e per l'appunto qua troviamo questa cartolina che raffigura, e a loro volta questi tipi di questi tipi di biglietti di auguri si suddividono in altre categorie ben specifiche, quelle con illustrazione all'interno e quelle senza illustrazione. In questa qui è presente l'illustrazione, ce ne sono alcune invece che all'interno non hanno illustrazione. Non sappiamo se vale per alcuni tipi di cartoline e basta, o se nell'arco di quel 2000 hanno fatto tipo una versione con o senza. Questo purtroppo non abbiamo la possibilità di accertarcene perché sono veramente pochi. Quindi sì, trovavamo questi biglietti che erano adatti per ogni esigenza di buon compleanno. Qui abbiamo tanti auguri, e poi all'interno Pikachu, che non mi ricordo mai la posizione grafica di certe illustrazioni Pokémon, però comunque un Pikachu che si dondola sulla schiena, diciamo così, di buon compleanno. Questa versione è un classico. Poi ci sono quelle alternative sempre un po' particolari, tipo non essere arrabbiato è il tuo compleanno, auguri. Questa è la versione più illustrata che abbiamo recuperato, e anche questo raffigura un episodio della serie animata Pokémon. E non essere arrabbiato, secondo me, è perfetto se in quel periodo in cui siete stati invitati a una festa di compleanno ma avete avuto un litigio con un compagno di classe, questo era il biglietto giusto. Sì, per chiedere scusa. Non so chi è il tizio che ha avuto questa idea, ma è geniale. E poi ci sono la seconda categoria di biglietti, che sono le classiche illustrazioni che noi vedevamo stampati ovunque su oggettistica di vario tipo, su quaderni, diari, su qualunque cosa, come si dice, i predefiniti. Scena giustamente della serie animata, e graficamente un po' presa tipo da un album da colorare, però dettagli. E qua possiamo notare per l'appunto che questa versione all'interno non c'ha nulla, quindi sì, si diceva solo amici per sempre. Non è classificabile come biglietto d'augurio, ecco perché noi li definiamo questo set per l'appunto come biglietti di ricorrenze. Quindi sì, questo qui secondo me serve solamente a commemorare l'amicizia, e quindi ci sta. Qui abbiamo un altro, e possiamo notare che in questa versione all'interno era presente anche una busta. Alcuni hanno una busta, altri no, quindi avevano le buste dove poter mettere all'interno il biglietto e indirizzarlo precisamente. Uno delle pochi che possiamo aver recuperato, ma in realtà abbiamo visto che sono un bel po' di quelli che abbiamo recuperato. Quindi sì, poi ovviamente non potevano mancare quelle con la raffigurazione dei Pokémon. Questa è la più illustrata perché all'interno c'è anche un Ivysaur. Tolgo un attimo il biglietto per farvi vedere dall'altra parte. Quindi sì, 1, 2 e 3. Buon compleanno. Allora, dopo Squirtle
questo all'interno c'ha per l'appunto idem buon compleanno e dall'altra parte a te. Quindi abbiamo vari format con vari Pokémon, tutti o delle grafiche prese direttamente dalla serie animata o di format già quelli, come dice, le grafiche ufficiali che venivano date per guidare i disegnatori a fare i vari episodi e sono i più diffusi. Però diciamo che la versione con le immagini prese dalla serie animata sono piuttosto carine. Un buon compleanno, dice calorosi auguri a tema di Charmander. Come potete vedere è la versione bianca. E l'ultima, con Ash e compagni. Anche questa è bianca. E queste sono tutte le cartoline, cioè cartoline, tutti i biglietti di auguri che abbiamo recuperato, alcune che non rispettano il format di buon compleanno e che erano adatte per le varie ricorrenze. Noi adesso andiamo a specificare un aspetto puramente tecnico. Le cartoline, cioè come per dire più correttamente, questi tipi di biglietti di ricorrenze, come per le cartoline della stessa società Nuove Arti Grafiche, hanno dei codici. Questi codici ci danno un'idea chiara più o meno di quanti elementi era composta un eventuale set di collezione. In questo biglietto di ricorrenza possiamo notare che sotto il codice a barre è presente un codice che inizia con 3650 barra. Questo indica la tipologia di prodotto, quindi si riferisce per l'appunto a questa categoria. A seguire questo 18018 è il suo numero identificativo che identifica questo specifico tipo di prodotto con questa specifica grafica. E quindi noi del Pokémuseum, di quello che abbiamo recuperato, possiamo approssimativamente dire che quello che abbiamo recuperato siano gli unici che probabilmente l'azienda ha prodotto, ma non si esclude la possibilità che ci siano state altre pubblicazioni di grafiche differenti. Perché diciamo questo? Per il semplice fatto che le cartoline, sempre della serie dell'azienda Nuove Arti Grafiche, abbiamo visto che numericamente parlando ci sono dei punti che saltano e che col tempo abbiamo visto che all'interno di questi punti che saltano erano presenti del franchise di Pokémon. Quindi possiamo teorizzare che sono molto di più di quelle che abbiamo recuperato. E noi possiamo dire che questo è il numero 4. Sì, è il numero 4. Dovrebbe essere il primo di quello che abbiamo documentato. Dal 4 passiamo al 10. Quindi sappiamo che ce ne sono veramente tanti, perché dal 10 passiamo al 12, quindi tra il 10 e il 12 potrebbe esserci l'11 che illustra Pokémon, ma non ne abbiamo trovati. Il 13, il 14, il 15, il 16, il 17 e per l'appunto il 18. Seguono tutti uno schema logico, quindi da ciò noi possiamo dedurre che ce ne sono altri e noi purtroppo non ne abbiamo visti. È un tipo di collezione molto peculiare, soprattutto in generale chi colleziona oggettistica Pokémon potrebbe non collezionare questi biglietti di ricorrenze perché è interessato a collezionare altro. E quindi purtroppo non abbiamo tanti collezionisti che abbiano queste cartoline.
quei pochi che ce n'hanno nelle loro collezioni li hanno avuti da bambino oppure hanno memoria di averli avuti ma che non li hanno conservati. Mi dispiace per questi tipi che ancora adesso si disperano per cercare di recuperare quel famoso biglietto di ricorrenza della propria infanzia. Sì, è una brutta piaga esistenziale. E quindi niente, economicamente parlando, di quanto può valere una cartolina di queste? Di quelli che abbiamo recuperato il prezzo è pressoché oscillante. Abbiamo dal costo minimo di 2 euro fino a persone che chiedono anche di più di 2 euro. Parliamo dai 15 anche ai 20 euro, però in lotti. Quindi sì, più o meno uno potrebbe andare a chiedere 5 euro o 3 euro perché ne abbiamo comprati a lotti, perché giustamente c'era la possibilità e l'abbiamo fatto. E quindi sì, i prezzi quindi non sono stratosferici, però per un biglietto di auguri è molto 2 euro. In alcuni qua dietro è presente ancora il prezzo, qua c'è ancora presente il codice a barre e da qua possiamo dire che c'è tanto da studiare a riguardo, perché chi ha prodotto è una cosa, chi ha distribuito è un altro. Allora, ce n'era uno che noi avevamo recuperato che tipo questo qui, che è stato corretto, che è stato ridotto a 1 euro. In realtà il prezzo commerciale era di 1,80 euro. Sempre, sempre costoso dal punto di vista tecnico, però hanno deciso di diminuire il prezzo a 1 euro. Quindi sì, sono quelle classiche cartoline che durante il periodo d'oro li vendevano a 1,80 euro, poi hanno deciso di togliere gli 80 centesimi perché non li vendevano, perché a 1 euro uno dice ah 1 euro, compravo, gli viene più facile acquistarlo. E niente, noi continueremo sempre e imperterrimo a cercare di recuperare più esemplari differenti e abbiamo avuto anche la possibilità di recuperare doppioni. Sì, è capitato. E di conseguenza di cercare di preservare questo pezzo di storia perché, come vi ho detto, Nuove Arti Grafiche e Ricordi è stata una di quelle società che ha pubblicato in Italia oggettistica 100% italiana, quindi progettata, prodotta e distribuito in Italia. È una di quelle poche società milanesi, ovviamente, che ha prodotto questi prodotti specificatamente per cavalcare l'onda del boom dei Pokémon. Dopo questo non c'è più nient'altro da dire, cari visitatori. L'unica cosa che vi chiedo è che se avete a casa, nelle vostre piccole collezioni, queste cartoline diverse da quelle che avete visto in questo video, per amor del cielo ditecelo, fateci vedere questa cartolina così almeno riusciamo a identificarla e a evitare che la memoria di queste cartoline sparisca dai ricordi di alcuni. E se avete avuto esperienze su queste particolari cartoline o anche altre di altre marche, lasciateci nei commenti la vostra esperienza, perché andiamo sempre ad avere piacere a sentire le vostre storie. Io purtroppo non ho nulla da dire perché ho avuto la sfortuna di non avere mai ricevuto biglietto dei Pokémon per nessuna ricorrenza. Sì, è una brutta bestia questa sofferenza esistenziale. Vabbè, cari visitatori, vi auguro di conseguenza una buona giornata o una buona serata. Alla prossima. Ciao ciao!